Ciao e ben ritrovato nel mio canale, sono Mauro Barbacci e sono diventato da fotografo naturalista e guida ambientale escursionista a uomo nella natura, come vedi dai vari titoli. Quindi è cambiato qualcosa in questi ultimi periodi, in questi ultimi 2 anni, e oggi parlo proprio di questa cosa, di questo cambiamento. Devo ricominciare con il mio lavoro, sono pronto a ricominciare e ho scelto il luogo migliore per farlo. Se hai seguito i miei primi 2 episodi del podcast Storia di una fotografia, ti ho parlato di Pascelupo. Bene, sono a Pascelupo, sono nel Belvedere di Pascelupo, proprio incastonato nell'Appennino umbro marchigiano. Qui di fronte a me c'ho l'eremo di Montecucco con Montecucco alle spalle, dietro di me c'ho Pascelupo con il Monte Catria. Prima mi sono fermato a fare un paio di scatti in medio formata pellicola proprio al Monte Catria con la neve, non si direbbe, ma fino a ieri c'era un tempo boia, c'erano 70 cm di neve, oggi sembra di essere ai Caraibi, sole a palla e via. E ho deciso di tornare qui per girare questo video, proprio perché da dove è nata tutta la mia passione per la fotografia e per la natura. Qui sotto c'ho Rio Freddo, non lo senti ma io lo sento Rio Freddo, il suono di Rio Freddo nella valle. Di qua c'ho la Valle delle Prigioni con Rio delle Prigioni, quindi sono i luoghi che mi hanno cresciuto realmente. Ma queste sono cose che ti racconto nel podcast Storia di una fotografia, lo trovi su questo canale, lo trovi. Perché ho deciso di ripartire da qui e usare quella definizione uomo nella natura? Semplicemente perché quest'anno ho fatto 45 anni, quindi non so più un ventenne che si può permettere di scalare questo e quell'altro. Sicuramente tornerò in grotta, quello sicuro, già sono d'accordo. In grotta tornerò nelle cave di Marna di Val d'Orbia, e invece porterò con i video e con le foto. Però il mio approccio è totalmente cambiato rispetto a prima, quindi non uscirò per fare foto, se non per la macrofotografia, che lì proprio è passione, per fare per forza delle foto. Già prima io scattavo solo se ne valeva la pena, ecco. Adesso proprio la macchina fotografica la tirerò fuori solo per cose ben specifiche, e se mi segui già lo sai che per il 90% sarà pellicola, medio formato e 35 mm. Il 35 mm sarà dedicato ad arte naturale, e vedrai qui la stagione, come ti avevo già anticipato, la stagione dei vari rulli, ogni rullino una stagione, fino allo sviluppo e la stampa. Però perché? Perché voglio prendere la vita con calma, con tutto quello che mi è successo in questi ultimi periodi. A partire dal Covid ho deciso che non ho mai preso il Covid, ho deciso di prendere tutto con calma e fare cose più interessanti, un po' fuori dalle righe, come ho sempre fatto. Su tante cose sono stato sempre un po' un precursore, però alla fine mi sono girato il mondo con la macchina fotografica, ho lavorato in giro per il mondo, sono stato a un palmo da un coccodrillo, gli ho scattato foto, a un certo punto non è che finiscono gli stimoli, assolutamente, perché te porterò anche qui a fare le escursioni, registrerò con lei e con lo smartphone, registrerò i vlog durante l'escursione. Però a parte il vlog, il mio lavoro sarà diverso e lo vedrai qui su questo canale.
mi vedrai scattare a pellicola, mi vedrai in questi luoghi e te li racconterò come Pascelupo. Prima stavo girando il vlog e ho detto adesso faccio delle Pascelupo, ho detto no, Pascelupo merita un video dedicato, merita, come tanti luoghi che conosco meritano un video dedicato. Lo stesso Eremo, che non ci si può andare logicamente, però io ho del materiale per farti conoscere l'Eremo. Quindi la decisione è di ripartire da qui con una consapevolezza diversa, con tranquillità, non con la fretta e togliendo tante cose, a partire dalle escursioni guidate. Non farò più escursioni né fotografiche né normali con gruppi organizzati. Perché? Perché ho deciso che quella cosa lì la farò solo esclusivamente per beneficenza, con l'associazione che abbiamo creato io e la mia compagna in ricordo di Melania, la nostra figlia, che ci ha lasciato ad aprile del 2022. Quindi quella parte lì che era il mio lavoro diventerà beneficenza e non voglio neanche un centesimo, non voglio, perché farò beneficenza con quello. Come il discorso di oggi, le basi della fotografia su cosa sono? Sono sugli smartphone, ragazzi, tante cose. Anche quello sarà sul canale Il Magico Mondo di Melania, farò delle sessioni di beneficenza su come si fanno le foto con lo smartphone, ma non ho più voglia, ecco, usiamo la parola giusta, di organizzare corsi, escursioni, workshop e viaggi fotografici di lavoro. Non c'ho più lo stimolo, la voglia di farlo. Perché? Perché voglio vivere questi luoghi da solo, voglio stare da solo in questi luoghi, perché io so come si sta qui dentro, ed evitare situazioni anche scomode dove magari c'è chi giustamente viene solo per fare una foto ma non apprezza quello che è il rapporto con la natura stessa. Quindi ho deciso, c'ho un canale YouTube, lo sfrutto per far vedere queste cose, il rapporto che c'è tra me e la natura, c'ho il podcast, c'ho tutto quanto per farlo, c'ho l'attrezzatura. Allora, lo farò in maniera digitale e staremo insieme lì dentro virtualmente, ma nello stesso tempo ti insegnerò dei valori, cioè ti insegnerò, vedrai come io agisco in questi territori e tu lo potrai rifare tranquillamente per conto tuo, con una visione diversa proprio del rapporto tra uomo e natura. Perché la base è quella. Oggi potevo andare in vetta al monte con la neve, no, sono qui su un prato verde. Perché? Perché oggi non me la sentivo d'andare in vetta al monte con la neve. Sono stato in giro 2 o 3 giorni in mezzo alla neve, non ho neanche registrato. Perché? Perché non ne avevo voglia, cioè non ero dell'umore giusto, quindi non è che non registro un video per forza, lo registro se c'è qualcosa da mostrarti, se c'è qualcosa di importante da dirti, e stop, non sto a sprecare tempo importante dove posso fare altre cose. Non ci dimentichiamo che adesso da febbraio ricomincio con la semina dell'orto, sul vlog, sulla parte del vlog te la farò vedere, anche l'orto, le piante, ho piantato 15 piante da frutto. Voglio portare avanti queste cose perché anche quello per me è un rapporto con la natura. Voglio scrivere, voglio continuare a scrivere il mio diario di un uomo nella natura. Trovi in descrizione il link su Amazon ed è una cosa che ho fatto non così per gioco, ma proprio perché serve quello, ossia il diario di una fotografia, che il tuo diario è vuoto dentro, c'è lo spazio per la foto, ma soprattutto c'è lo spazio dove tu puoi scrivere l'esperienza che hai vissuto durante quello scatto, che è la cosa più importante di quella fotografia. La fotografia può essere bella o brutta, ma l'esperienza che hai vissuto è la tua e è bella.
perché qualsiasi esperienza è bella, perché fa crescere. Quindi trovi il link in descrizione, costa 8 euro, cioè costa poco, è utile e soprattutto aiuti il canale anche, tra le altre cose. Arriveranno altri libri, arriverà anche la versione nuova di Diario di una fotografia, ma ancora è presto. Quindi arriverà un'altra serie di libri che sto scrivendo, quindi ho bisogno anche del tempo di scrivere, di dedicarmi a queste cose. C'è il podcast che è qui sul canale anche, e lo vedi, quindi anche lì la preparazione di quello, di questi video, la preparazione di adesso ricomincio a fare le escursioni, la preparazione per andare a fare le escursioni, dell'attrezzatura e quant'altro è tanta, dietro ogni video c'è tanto lavoro, però non mi sto lamentando, sto dicendo semplicemente che voglio fare questo, voglio portare avanti questo canale in questo modo per dare qualcosa in più, e non il semplice e banale questa foto si scatta così, perché quella è una cosa, è una gran cazzata, fatemelo dire. Cioè è inutile che io vi dico i dati di scatto, l'ho già detto in un video passato di qualche anno fa, cioè è inutile che io adesso faccio una foto, ti do i dati di scatto, perché ci devi avere le stesse situazioni che ho io adesso, non servono a niente, non vi fate intontire da ste cavolate. Io ti faccio vedere quello che vivo in quel momento, la foto è una conseguenza, non è la cosa principale. Vedrai quello che è realmente arte naturale, perché arte naturale è complicatissima, ma non a livello tecnico. Arte naturale è il frutto della mia vita, e è per questo che fotograficamente voglio dedicare tempo ad arte naturale, perché è quello che realmente la fotografia rispecchia del rapporto tra me e la natura, è quello lì. Poi che farò anche altre foto, l'ho detto prima, la macrofotografia per me è una passione, perché sono innamorato degli insetti, sono innamorato della tecnica, quindi mi vedrai fare macrofotografia. Adesso vedrai anche quando costruisco il diffusore per fare macrofotografia, però ci sono tante cose. Vedrai che come faccio le cornici, perché ricomincerò a stampare i miei 13-18 con passepartout e cornice fatta da me, passepartout no, la cornice fatta da me. Vedrai tante di queste cose, però con calma, non per forza devo fare 3 video, no, lì guarda i short, ci sono anche i short, è più facile che fa uno short che fa un video lungo. Però ecco, sono tornato qui per ricominciare da dove tutto ha avuto inizio, e non ti rendi conto quanto questa cosa mi stia facendo bene, mi stia già caricando. Io sono qui da un paio d'ore e già sta cosa mi sta caricando un bel po', mi sta da la voglia di fare. Perché? Perché so che io posso venire qui, mettermi seduto, parlare con te, oppure andare a Freddo, andare alla Valle delle Prigioni, andare sul Cucco, andare sul Catria, andare sull'osservatorio, tutti i posti che ho attaccati a casa, ma che fanno parte realmente della mia vita. Quindi ho deciso di dedicarmi fondamentalmente alla mia vita. Ho deciso di dedicare il mio tempo, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, no? Ci fanno due palle così, che la cosa più preziosa che abbiamo è il tempo. Io purtroppo lo so sulla mia pelle che il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Però dedicando il mio tempo a me, dedico molto più tempo a te, con questi contenuti. Quindi, manda le ciance. Se ti piace e ti interessa, anche se mi conosci, ti interessa quello che ho detto adesso, iscriviti al canale, non costa niente, non c'è niente da pagare, iscriviti al canale. Cresciamo insieme con questo canale e andiamo avanti nella mia vecchiaia. E soprattutto, guarda, storia di una fotografia, perché lì è veramente la mia storia dall'inizio. E forse neanche tutti la conoscono, forse neanche la mia compagna conosce realmente la mia storia. Quindi ragazzi, grazie, ciao, ci vediamo presto.